Amici, quando sentirete quello che è successo durante il primo incontro di Sara Bluma con la famiglia di Can Yaman, rimarrete scioccati. Il momento in cui la ragazza italiana si è scontrata con le tradizioni familiari turche. Ecco tutti i dettagli di quella serata indimenticabile. Cari amici, quello che è successo la sera del 15 marzo 2025 alle ore 19 precise nella casa di famiglia di Can Yaman a Bebek, Istanbul, entrerà davvero nella storia. Sara Bluma era arrivata da Milano a Istanbul solo 3 giorni prima, ma era giunto il momento di incontrare la famiglia di Can. Can era così nervoso fin dal mattino. Sara, mia madre, è una persona molto esigente, tiene molto alla nostra cultura turca, continuava ad avvertire Sara. Ma anche Sara Bluma non stava con le mani in mano. Aveva scelto un vestito magnifico fatto arrivare appositamente dalle boutique più famose di Milano, e ci aveva aggiunto i gioielli vintage italiani ereditati dalla nonna. Dovreste aver visto lo stress della preparazione che Sara ha vissuto quel giorno. Alle 15 era arrivata la truccatrice Elif Hanim nel suo hotel a Istanbul. Signora Sara, oggi è un giorno molto speciale. Deve apparire bella agli occhi di Gulf Hanim, la madre di Can Bey. Sara, con il suo italiano milanese misto al turco, esprimeva la sua agitazione. Sono molto nervosa, come si dice Gergin. Can dice sempre che la famiglia è molto importante. Quando Can è venuto a prenderla alle 16:30, l'ha vista così bella. Sara indossava un vestito di design italiano blu scuro, aveva raccolto i capelli in uno chignon, e al collo portava la collana di perle vintage della nonna. Amore mio, sei bellissima, le ha detto Can, ma in quel momento Sara aveva solo una cosa in mente. La famiglia di Can mi accetterà. Quando sono entrati dalla porta della magnifica villa a Bebek alle 19, la madre di Can, Gulfem Hanim, li aspettava sulla porta. Con il suo cardigan di cashmere bianco, la spilla di perle, quell'elegante portamento, una vera madre turca. Sara, con il saluto turco che aveva imparato da Can a Milano, ha detto: Merhaba teyze, io sono Sara. Molto contenta di essere qui. Gulfem Hanim è rimasta inizialmente sorpresa, ma il sorriso sincero di Sara l'ha subito colpita. Benvenuta, figlia mia, eravamo molto curiosi di conoscerti. Dicendo questo ha abbracciato Sara. In quel momento gli occhi di Sara si sono riempiti di lacrime. Grazie mille teyze, Can parla sempre di voi. Il vero dramma è iniziato a tavola. Gulfem Hanim aveva preparato appositamente per Sara i piatti tradizionali turchi, içli kofte, manti, baklava. Sara vedeva l'ikli kofte per la prima volta. Che cos è questo? Ha chiesto. Can traduceva: This is ikli kofte, cibo tradizionale della ricetta di mia nonna. Sara ha fatto coraggio e ha preso un boccone e, Madonna mia, buonissimo, ha esclamato. Il volto di Gulfem Hanim si è illuminato. Ti è piaciuto davvero, figlia mia? Sì, Can non mi aveva mai detto che cucinate cose così deliziose. Questa reazione sincera di Sara ha colpito tutti. Il padre di Can, Kemal Bey, invece si è avvicinato con più distanza. Kemal Bey, architetto in pensione, sta facendo domande a Sara sull'architettura italiana. Mentre Sara parlava del Duomo e della Scala di Milano, vediamo cambiare l'espressione di Kemal Bey. Sara, sei un architetto a Milano? Chiede. No, io sono fashion designer, ma Milano è una città molto bella, molto culturale. Questa risposta di Sara ha colpito Kemal Bey. Quindi vieni dal mondo dell'arte. Anche Can ha la professione di attore, vi caprete bene. Il momento più emozionante della serata è arrivato con i regali che Sara aveva portato. Prima tira fuori i cioccolati italiani fatti a mano che aveva portato appositamente da Milano. Questi sono del cioccolataio più famoso di Milano. Can dice sempre che Gulfem Hanim ama il cioccolato. Gulfem Hanim è rimasta così commossa. Figlia mia, hai pensato a me. Le si sono riempiti gli occhi. Ma la vera sorpresa è arrivata dopo. Sara tira fuori l'album fotografico che aveva fatto fare appositamente. Dentro c'erano le foto di Can a Milano, gli scatti romantici che avevano fatto insieme e le note scritte a mano da Sara. Questo è per voi. Can è molto felice a Milano. E io sono molto grata perché voi avete reso Can così speciale. In quel momento, tutti in casa sono rimasti in silenzio.
Mentre Gulfem Hanim sfogliava l'album, vedeva quanto felice appariva Khan a Milano. In una foto Khan e Sara ridevano davanti al Duomo, in un'altra Sara stava insegnando l'italiano a Khan. Sara, figlia mia, hai reso davvero felice il nostro Khan. Il più grande desiderio di una madre è la felicità del proprio figlio. Dalle occhi di Gulfem Hanim scendevano lacrime. Anche Sara ha iniziato a piangere, io amo Khan e voglio rendere felice la famiglia. Anche Kemal Bey è rimasto colpito, Sara, sei una ragazza di buon cuore, ora capisco la scelta di Khan. Nel proseguimento della serata, Gulfem Hanim ha iniziato a insegnare a Sara come fare il caffè turco. Sara era abituata a fare l'espresso a Milano, ma il caffè turco è tutta un'altra arte. Sara, figlia mia, il caffè turco richiede pazienza. Il fuoco deve essere basso, deve fare la schiuma. Gulfem Hanim insegnava ogni dettaglio. Sara con il cezve in mano chiedeva, così. Il primo tentativo è stato un vero disastro. Il caffè non aveva fatto schiuma ed era amaro. Ma Sara non si è arresa. Nessun problema. Io voglio imparare. Al terzo tentativo è uscito un caffè turco perfetto. Madonna, ce l'ho fatta. La gioia di Sara era da vedere. Man mano che la serata avanzava, la conversazione diventava più intima. Gulfem Hanim ha chiesto a Sara, figlia mia, non è difficile vivere a Milano? Lontana da Khan. Sara in modo pensieroso, sì, molto difficile. Ma l'amore rende tutto possibile, io voglio imparare il turco, imparare la cultura. E Sara, penseresti di vivere in Turchia? Questa domanda di Kemal Bey ha incuriosito tutti. Sara, guardando Khan, poi, se Khan vuole, io sono pronta. Ma anche Khan può venire a Milano. L'amore non ha confini. Quando è passata la mezzanotte, Sara si stava preparando per andarsene. Gulfem Hanim l'ha abbracciata forte. Sara, figlia mia, ora sei parte della nostra famiglia. La nostra porta ti è sempre aperta. Sara tra le lacrime, grazie mille, voi siete una famiglia meravigliosa. Io prometto che mi prenderò molta cura di Khan. Anche Kemal Bey ha abbracciato Sara. Sara, approviamo la scelta del nostro Khan. Sei una ragazza di buon cuore. In macchina Khan e Sara stavano andando in silenzio. Sara era ancora sotto l'effetto della serata. Khan, la tua famiglia è incredibile. Io sono così fortunata. Anche Khan era colpito. Sara, ti hanno amata molto. Non vedevo quella luce negli occhi di mia madre da anni. Hai portato una vera benedizione nella nostra vita. E ora? Cosa facciamo? La domanda curiosa di Sara. Ora, Sara, pianifichiamo il nostro futuro insieme. Sia Milano che Istanbul saranno la nostra casa. Queste parole di Khan hanno reso Sara molto felice. Cari amici, quella sera Sara Bluma non solo ha incontrato la famiglia di Khan Yaman, ma ha costruito un ponte tra due culture. In quella serata in cui l'eleganza italiana ha incontrato il calore turco, abbiamo visto ancora una volta che il vero amore supera ogni ostacolo. Il giorno dopo, Gulfem Hanim diceva ai vicini, il nostro Khan ha trovato una ragazza molto bella. Sara è una ragazza ben educata e rispettosa. Sara invece faceva una videochiamata alle sue amiche a Milano. Ragazze, la famiglia di Khan è fantastica. Devo imparare tutto sulla cultura turca. Questa storia ci mostra che il vero amore supera le differenze culturali, abbatte le barriere linguistiche e unisce due mondi diversi. La storia di Sara e Khan è appena iniziata e anche noi aspettiamo con curiosità il seguito di questa bella storia d'amore. Siete curiosi di sapere il seguito di questa storia? Scrivete nei commenti cosa pensate dell'adattamento di Sara alla Turchia e naturalmente non dimenticate di mettere like e iscrivervi.